Ma voi ve li ricordate i terzi titoli Pokémon? O siamo già considerati dei vecchiacci noi che li abbiamo vissuti? Ecco, facciamo così. Dimenticateveli, perché questa roba qui era molto, ma molto di più. Sono trascorsi 2 anni dallo scontro tra il drago leggendario di N e quello del protagonista. Gechis è stato sconfitto ed è sparito, ma Unima non si è fermata. C'è chi è diventato professore, chi capopalestra e chi si è ritirato a vita privata in campagna. La regione è sempre quella, ma non è la stessa. Scopriamo nuove città, nuovi percorsi, nuovi dungeon, nuovi vecchi Pokémon. E abbiamo la possibilità di rivisitare i luoghi delle vicende del passato per scoprire cos'è successo in questi 2 anni. Facciamo un passo indietro. Se siete fan Pokémon avrete sentito dire più volte, anche su questo canale, che Pokémon Nero e Bianco e la 5ª generazione sono un soft reboot di tutto il franchise Pokémon. Ovvero, non è che cancelliamo tutto ciò che sono state le prime 4 generazioni, ma le consideriamo un arco narrativo chiuso e ripartiamo da una prima gen 2.0. Bene. Questo era il punto di partenza di Nero e Bianco. L'anno dopo, lo ricordo bene, tutti ci aspettavamo Pokémon Grigio. Era abbastanza telefonato. Avevamo avuto Cristallo, Smeraldo e Platino. Era decisamente troppo presto per un nuovo remake perché Heart Gold e Soul Silver erano usciti solo un paio d'anni prima e quindi sì, solo così poteva andare. E invece andò diversamente. E col senno di poi, benedetto sia Junichi Masuda quando ha pensato di fare così. Vedete, la cosa ha in realtà un suo senso e io continuo a pensare che ci sia un pattern di tipo citazionistico anche dietro questa scelta. Il fatto che siano gli unici giochi Pokémon a portare chiaramente quel 2 nel titolo potrebbe farci credere, come spesso si sente dire, che siano gli unici sequel nella storia del brand. Ma non è vero. E se ci pensate un attimo, lo sapete tutti che non è vero. Abbiamo detto che Nero e Bianco sono un reboot di Rosso e Blu. Ma cosa è uscito dopo la prima generazione? Non erano forse Oro e Argento dei sequel diretti di Rosso e Blu? Credetemi, questa è la chiave di lettura più corretta per passare sotto la lente retrospettiva i secondi titoli di Unima. Ed è ad Oro e Argento che dobbiamo rapportarli, non a Smeraldo o Platino. E signore e signori, che viaggio stupendo ci attende! Pokémon Nero 2 e Bianco 2, il pinnacolo del franchise. Bentornati amici, sono Axo e sì, ho cambiato programmi. Mi dispiace per le, penso 4 o 5 persone che aspettavano il video retrospettiva di Spada e Scudo, ma è rimandata al prossimo mese. Perché? Perché domani finalmente iniziamo. 2 anni fa ho completato al 100% Pokémon Heart Gold e Soul Silver. Dalla solita partenza da Borgo Foglianova fino alla leggendaria streak da 100 vittorie alla Torre Lotta. Quella scheda allenatore nera con tutte e 5 le stelle è ancora oggi il mio più grande vanto come giocatore veterano di Pokémon. Ma è arrivata l'ora di superarsi. 649 Pokémon, 255 medagliette, Metrolotta, Pokémon World Tournament, Pokéwood. Noi faremo tutto. Domani dalle 15 in live qui su YouTube. Platiniamo Pokémon Nero e Bianco 2. Appuntamento con la storia. Non mancate. Ovviamente se però mancate sappiate che potete recuperare tutte le trasmissioni passate aprendo il mio canale e recandovi nella sezione live. Semplicissimo. Torniamo a noi. Parlavamo di Oro e Argento, no? Lo sapete qual era il nome in codice provvisorio del progetto 2ª generazione? Pokémon 2. E qual era l'intenzione di Game Freak? Dare ai giocatori della versione rossa e blu l'esperienza Pokémon definitiva. Un sequel diretto che sapesse sì di nuovo, ma strettamente, profondamente legato al suo predecessore. Capito? Sì, il pattern. Non solo. Da Altera Leak sappiamo addirittura che l'arco della 5ª generazione sarebbe dovuto durare molto di più di quanto non durerà poi effettivamente. Ed è probabile che se invece a conti fatti abbiamo avuto solo 2-3 annetti scarsi di Unima, la colpa sia da imputare alle scarse vendite dei giochi, più che alle intenzioni della software house, che invero aveva investito tanto e aveva creduto nel soft reboot. Queste dunque sono le premesse storiche necessarie con cui vengono pubblicati Pokémon versione nera e bianca 2. 2 titoli ambiziosi, estremamente curati, pregni di funzionalità, partoriti da una Game Freak che non era più il manipolo di persone del 1999 e che furono un flop. Com'è possibile? Un insieme di fattori, ma secondo me principalmente sfortuna.
Ma come sfortuna, Axo? Eh sì, sfortuna perché tenendo conto che lo sviluppo dei nuovi giochi inizia praticamente sempre prima ancora del rilascio dei titoli precedenti, in questo caso nero e bianco, vai a sapere che proprio la tua operazione mega rilancio della saga sarà un flop commerciale. Va da sé che se nero e bianco venderanno meno di tutti gli altri titoli mainline di una nuova generazione, sia passati che futuri, non basta che i sequel siano giochi altrettanto belli e addirittura più completi per venderne più copie, soprattutto se si chiamano proprio Nero e Bianco 2, quindi richiamando direttamente la generazione di riferimento. Anche Oro e Argento, che a quel tempo erano ancora la seconda coppia di giochi Pokémon più venduta di sempre, avevano venduto meno degli originali di cui erano sequel. Eh sì, perché erano la seconda coppia di giochi più venduta di sempre dietro proprio a Rosso e Blu. Poi c'è da dire che in realtà, se prendiamo il dato assoluto, Nero e Bianco 2 hanno venduto più di Cristallo, Smeraldo e Platino, ma perché erano 2 giochi e non uno solo. Quindi il dato non è un granché alla fine. Ma siccome delle presunte ragioni dietro il fallimento commerciale della quinta generazione abbiamo parlato nella retrospettiva di Nero e Bianco, che vi invito a recuperare, oggi sorvoliamo sull'argomento e parliamo direttamente dei giochi. Che dite? Sì, perché a distanza di ormai 13 anni pieni dalla loro pubblicazione, anche chi all'epoca non li acquistò per un motivo o per un altro, oggi concorda sull'essersi perso una delle migliori iterazioni della serie Pokémon. Capitolo 1. La nuova Unima. Credetemi, bastano i primi 5 minuti di gioco per rendersi conto che questo non è Pokémon Smeraldo o Pokémon Platino, e questa non è la stessa Unima di Nero e Bianco. O meglio, sì, ma saggiamente reinterpretata. Il protagonista maschile o femminile di Nero e Bianco 2, sebbene sia pur sempre un ragazzino in procinto di ricevere il primo Pokémon compagno, e non certo un adulto già navigato, sembra ricalcare l'esperienza del giocatore. È un paio d'anni più grande dei vecchi protagonisti e non parte dal solito paesino minuscolo sperduto nel niente. È per la prima volta originario di una cittadina, con il suo centro Pokémon, il suo market e perfino la sua palestra. In fondo si suppone che il giocatore non sia completamente un neofita, la regione l'ha già esplorata una volta. Perfetto, allora con questo accenno di assolutamente insolito inizio in medias res facciamo che tutte le prime ore di gioco te le fai in una nuova zona di Unima. Una che nei primi giochi non c'era e che ti levi immediatamente la spiacevole paura di dover rigiocare la stessa avventura. Altra cosa intelligentissima, ma ne parliamo meglio dopo nel capitolo su storia e personaggi, questo non è lo stesso gioco. Te la ricordi Belle, la ragazzina insicura di Nero e Bianco? Vedi? Ora fa la professoressa. E dopo un'oretta di gioco incontri pure Comor, l'altro rivale, che ora fa il capo palestra. Si tratta di un qualcosa che da quel momento in poi avrei sempre desiderato per ogni periodo di mezzo tra una generazione e l'altra. Pokémon Nero e Bianco 2 inventa una soluzione perfetta al dilemma del terzo titolo, di cui abbiamo parlato nella retrospettiva di Platino. E ovviamente, purtroppo, come da tradizione, questa soluzione inventata da Nero e Bianco 2 muore con esso. Non hai il tempo fisico per sviluppare una nuova regione o un remake partendo da zero, ma vuoi comunque capitalizzare in termini di guadagni sfruttando ciò che hai già pronto? Va benissimo. Prendi una base bella solida e ci lavori sopra. Perché, amici, sì, Alisopoli, Venturia e Zondopoli sono tutte 3 città nuove che in Nero e Bianco non c'erano, ma poi si torna ad Austropoli. E il capopalestra è ancora Artemisio, le vie della città sono sempre quelle, i palazzi pure. Vuoi dare una punta di nuovo per evitare la ripetitività? Perfetto, aggiungi le fogne. E la regione è tutta fatta così. Qualche città nuova come Poggiovento o Grecalopoli, le vecchie città praticamente invariate, ma collegate tra loro da percorsi, grotte o altre cose che magari hanno subito dei cambiamenti, come il bellissimo nuovo percorso 4 nel deserto, il passo di Rafan, il tunnel marino. Mi dovete credere, non ci sarà un minuto nella vostra partita su Pokémon Nero e Bianco 2 in cui vi sembrerà di stare nello stesso gioco dei titoli precedenti. Di tutti i pregi di cui parleremo, infatti, mi sbilancio. La nuova Unima è una delle cose migliori mai fatte da Game Freak in quasi 30 anni di storia. Non solo perché è immensamente ricca di luoghi da esplorare e di dimensioni paragonabili alla doppia regione di Oro Heart Gold e Argento Soul Silver, perché sì amici, siamo più o meno lì, ma anche per come si apre al giocatore durante l'avventura. Nero e Bianco da questo punto di vista erano un po' poveri, perché per quanto la regione fosse ben strutturata con città, percorsi e dungeon più che convincenti, il giro del giocatore era un po' troppo lineare. Letteralmente un orologio. E cosa hanno fatto qui?
aeroplani, e non sapete quanto ho goduto quando l'ho visto per la prima volta, passi di montagna, tunnel sotterranei. Nero e Bianco 2 migliorano sensibilmente la ottima struttura della regione e spezzano quella linearità che affliggeva i prequel. Scusatemi se insisto, ma per uno che, come me, ha sempre amato più di qualunque altra cosa nei giochi Pokémon, collezionismo ed esplorazione, questa roba è veramente il nirvana. 10 su 10. Amici, mai come quest'anno non vedo l'ora di incontrare chi di voi ci sarà alla Games Week di Milano. Potrete incontrarmi sia sabato che domenica allo stand Yukidex, grazie Peppe che mi ospiti, dalle 14 alle 16. Vi aspetto. Capitolo 2. I Pokémon e le catture. Capiamoci, qui davanti ai vostri occhi avete uno dei più grandi sostenitori del giusto che in Nero e Bianco ci fossero solo i nuovi Pokémon fino al postgame. Ma questo non è Nero e Bianco. Sono già passati quasi 2 anni, i nuovi Pokémon non sono più così nuovi. Aggiungici che una bella fetta di community si è lamentata per questa scelta e facciamola sta bella retromarcia, dai. A sto giro i vecchi Pokémon ce li mettiamo e come. Non solo, non mettiamo solo i soliti sospetti della prima generazione come Abra, Nidoran, Geodude, eccetera. Fai così, segna, mettici nella prima ora di gioco Riolu e Marip. Poi ci metti Growlite perché tutti amano Arcanine, Electivire e Magmortar? Va bene, vai. Gliscor pure, ottima idea. Flygon, bravo, è un po' che non si vede. Anche Lapras? Vabbè, dai, tocca far contenti tutti stavolta. Ragazzi, la rigiocabilità di Nero e Bianco 2. Ma di cosa parliamo? Le scelte non solo sono tantissime, perché ovviamente i Pokémon di Unima rimangono lì dove erano, ma mi azzardo a dire che sono anche tra le più ponderate e dal sapore di scusa ai fan di sempre. Abbiamo inoltre massicciamente presente un'altra funzione amata da tutti nell'era DS, gli incontri statici. Per capirci, prima Braviary e Mandibuzz erano post-game, adesso eccoteli qui, il lunedì sul percorso 4. Volcarona stava nel castello sepolto dopo la fine del Team Plasma e dei 7 saggi. Ora facciamo che a quelle stanze del castello puoi accedere molto prima e te lo diamo al livello 35 dopo la quinta medaglia. E l'Axorus Shiny? Scusate se è poco. Magari, anzi, sicuramente non avranno la stessa profondità nei metodi di cattura di Heart Gold e Soul Silver. Ma anche Nero e Bianco 2 si difendono egregiamente. Che bel Monster Collector, signori. Siete ancora qui? Ok, suppongo allora che abbiate una soglia dell'attenzione sufficientemente alta per chiedervi. Se volete supportare gratuitamente il mio lavoro e questo tipo di video, valutate l'iscrizione. Lo so che a voi non ve ne viene niente, ma credetemi, è profondamente apprezzata. Grazie di cuore a tutti. Capitolo 3. Storia e personaggi. La sindrome di Oro e Argento colpisce anche qui, facendo ovviamente le dovute proporzioni tra la striminzita storia della prima generazione e quella molto più matura della quinta, il paragone penso possa comunque essere azzeccato. Nero e Bianco 2 non inventano davvero una nuova trama da zero, riprendono quella di Nero e Bianco esattamente lì dove si era conclusa e cercano di mostrare coerentemente e senza strafare al giocatore che cosa ne è stato di tutti quanti nei 2 anni successivi alla terribile battaglia nel Palazzo di N. E ci riescono, rimane comunque una delle trame meglio riuscite, anzi dell'intera saga. Inferiore, tuttavia, e penso chiunque sarà d'accordo, all'originale. In breve, la redenzione di N e la sconfitta di Gechis non hanno completamente distrutto il Team Plasma. Sarebbe più corretto dire che ne hanno causato una profonda scissione ideologica, tipo quello che succede ciclicamente a tutti i partiti della sinistra italiana dal secondo dopoguerra in poi. Chi era fedele a N, di animo gentile e altruista, ora si dedica a opere di bene per la convivenza pacifica tra umani e Pokémon. Mentre chi è rimasto fedele a Gechis vuol conquistare il mondo. Semplice. E col Neo Team Plasma facciamo conoscenza praticamente subito, perché il ruolo del rivale in questi giochi è ricoperto da Tony, uno dei migliori, onestamente, a vestire i panni del blu o del silver di turno. Tony ce l'ha a morte con il Team Plasma perché rubarono, con la scusa della liberazione dei Pokémon, il Purluan della sorellina. E questa cosa non gli è mai andata giù. Anzi, al contrario, sarà per tutto il corso della storia ciò che anima il nostro rivale per proseguire nel suo viaggio, e che lo porterà a maturare da un cieco odio verso tutto il Team Plasma, indipendentemente dalla fazione, al perdono verso chi è sinceramente pentito e forse redento.
stupendo. Con N fuori dalle palle, però, al Team Plasma serve un nuovo capo esecutivo da buttare nella mischia durante l'avventura del giocatore. E Gecis non può ricoprire questo ruolo perché non ce l'aveva nemmeno nel primo. Non sarebbe stato coerente con l'immagine del sovrano al di sopra dei suoi sudditi. Scelta azzeccata allora quella di dividere le posizioni ideologiche anche dei 7 saggi, e a capo della fazione restaurazionista del potere monarchico di Gecis ci mettiamo Violante. Aggiungiamo poi un misterioso scienziato che farà da catalizzatore per gli eventi più importanti nel piano del Neo Team Plasma e più o meno abbiamo rimesso in piedi Baracca e Burattini. Buon Dio, meglio del Team Rocket di Oro e Argento che sta insieme con la colla, molto meglio. Però, se chiedete a me, gli alti della trama padre e figlio di N e Gecis degli originali Nero e Bianco rimangono lontani anche dal climax dei sequel col ritorno dell'eroe. Per quanto riguarda tutti gli altri personaggi, è bello rivederli. Penso che più o meno tutti abbiano avuto uno sviluppo coerente con quelle che erano le premesse buttate giù da Nero e Bianco, e mi sento di nominare Nardo, ancora una volta, come la nostra star. Non ce la faccio. Un campione con questo livello di umanità, inteso come fedeltà alla natura umana e alla vita, quindi con le sue fragilità, secondo me non l'abbiamo mai visto. E il ruolo di campione ritirato a vita bucolica gli calza più che a pennello. Peccato solo per una cosa: la citazione delle citazioni. Dov'è la nostra battaglia sul Monte Argento, ragazzi? Dov'è la battaglia col protagonista originale? Vabbè, peccato però. Capitolo 4. Battaglie, extra e post-game. Asse con Unima. Ne abbiamo parlato per una chicca segreta incredibile nell'ultimo episodio dei Fatti Oscuri che vi invito a recuperare. Ma insomma, partiamo da qui. Funzione a mio parere controversa perché per essere utilizzata ha necessariamente bisogno di altri Nintendo DS con altre copie di gioco. Per cui se realisticamente ai tempi magari non era un grosso impedimento, visti i pullman delle gite delle scuole elementari e medie strapieni di copie di giochi Pokémon, ad oggi, o anche allora per chi come me era già più grandicello, è un po' più rognosetta da utilizzare. Perché allora partire da qui? Perché, volenti o nolenti, proprio dietro l'asse con Unima si celano due delle funzioni più interessanti in assoluto di Nero e Bianco 2. L'asse dei ricordi, che ci permetterà durante l'avventura di vivere dei veri e propri flashback con pezzi aggiuntivi di trama sui 2 anni di vuoto tra Nero e Bianco e sequel, e che quindi di fatto sblocca un pezzo ulteriore della storia, e il sistema a chiave, tramite cui diverrà possibile per la prima e unica volta nella storia del franchise selezionare un livello di difficoltà all'inizio di una nuova avventura. Aiuto, normale oppure ostacolo. Pur non cogliendo appieno il senso di una modalità facile bloccata dietro alla necessità di donarla a un'altra copia di gioco dopo aver completato Pokémon Bianco 2, perché Nero 2 invece permette di donare la modalità ostacolo, per parlare del tradizionale cammino del giocatore alla conquista delle 8 medaglie della regione, mi sembrava giusto ricordarvi che nei sequel di Unima esiste anche questa possibilità. Teniamo tuttavia come riferimento il gioco nella sua impostazione di difficoltà standard. Com'è a distanza di così tanti anni? Amici, sorprendentemente buono. Qualche piccolo problemino di grinding nella progressione, come in tutta la buona vecchia era DS, perché se volete un team da 6 Pokémon, anche battere ogni allenatore della regione non vi salverà da un leggero underlevel, ma la difficoltà rimane ottima. Non è assolutamente impossibile per un bambino completare il gioco, ma allo stesso tempo anche per un adulto rimane un titolo che non vi farà sentire insultati nella vostra intelligenza, e anzi, grazie alla ampia scelta di mostri di cui parlavamo nel secondo capitolo, vi permette addirittura di regolare sapientemente quanto complicata volete rendervi la vita Unima. I capipalestra hanno praticamente sempre degli ottimi team, a partire da quel bastardo di Comor con quell'Illipap che, se prende un paio di brutti colpi, vi crivella la squadra. Violante e Acromio pure non sono male, e la Lega è una delle più impegnative con una campionessa degna di questo titolo. Doveroso poi citare il Pokémon World Tournament, una delle cose più fighe di sempre, cioè un torneo dove sarà possibile affrontare e vedere affrontarsi tra di loro tutti, ma proprio tutti i capi palestra e campioni delle vecchie regioni Pokémon. Se è un sogno, non svegliateci. Ci sono Blu, Rosso, Lance, Camilla, Rocco Petri. Senza senso. Per quanto non sia il mio extra preferito, c'è il Pokéwood di Sciroccopoli, che il gioco vi invita a completare mettendo sul piatto addirittura una stella della scheda allenatore per chi supererà tutti i livelli. C'è il Metrolotta, ripreso esattamente in prestito da Nero e Bianco. C'è un accenno di gestionale con la galleria solidarietà.
La sfida dei premi di cui parlavamo all'inizio con le difficilissime 255 medagliette da ottenere. Ci sono una marea di Pokémon leggendari, ciascuno con le proprie quest di ottenimento. E ragazzi, non ha senso che vada avanti ancora per 10 minuti a citare come un disco rotto le infinite funzionalità extra di questi due titoli enormi. Non è nello stile delle mie retrospettive e quello che ci tenevo a dire l'ho detto. Passo allora la palla a voi, proprio perché sono due titoli enormi e ho lasciato fuori diverse cose. Scrivete nei commenti le vostre chicche preferite di Pokémon Nero e Bianco 2. Valgono anche le cose più piccole, perché in fondo amiamo soprattutto quelle. Volete un voto conclusivo? E che voto volete che dia? 10 su 10. Ancora oggi l'apice dell'esperienza Pokémon in toto. A presto!